Ciao a tutti Cubers, oggi unboxing. Come sicuramente avrete già visto dalla copertina, andiamo ad aprire il Mirror's Cube che mi è stato gentilmente mandato da Cubez. In descrizione troverete il link per acquistarlo. Questo è il Mirror's Cube della Diansheng. E come funziona? Come è semplice intuire, questo è uno Cube in cui tutte le facce hanno un'altezza diversa. Il colore è uno solo, in quanto il cubo cambia forma. Questo cubo è stato prodotto in diverse colorazioni, tra cui in questo caso il viola, come vedete. Non so se si nota, un viola glitterato, molto bello secondo me, ma c'è anche azzurro, giallo, in caso vi lascio in sovrappressione una foto così vi fate un po' un'idea. Ed è un cubo veramente interessante, perché per come la penso io, per tutti i cubi basici, quindi parliamo non so, il 2x2, il 3x3, ma anche il Pyraminx, lo Cube, sarebbe bello averne una versione mirror. In passato qualcuno ha fatto qualche versione un po' particolare, magari stampata in 3D eccetera, però è la prima volta che un'azienda decide di produrlo in serie. Ultimamente vi sto parlando spesso della Diansheng perché ha fatto uscire veramente dei cubi particolari e di qualità. Andiamo a vedere un po' com'è il giro. Il giro ragazzi è perfetto, gira benissimo, è già lubrificato quando vi arriva, quindi ottimo. Stavo notando che all'interno dei pezzi ci sono questi pattern, diciamo, e non lo so, penso siano per trattenere il lubrificante dopo averlo applicato, però non so dirvelo con certezza. Se qualcuno di voi lo sa me lo scriva qua sotto nei commenti. Andiamo a provare il taglio. Ok, c'è anche un leggero taglio, comunque è un cubo abbastanza flessibile nonostante non sia un cubo da speed cubing. Andiamo un po' a mescolarlo così proviamo il giro. Gira molto bene e come vedete cambia decisamente forma, cioè guardate cosa sta diventando. E come in ogni mirror cube, se andiamo a guardare, ci sono diversi livelli di altezza, quindi questo pezzo magari più basso del centro, che a sua volta è più basso di questi angoli, e noi lo andremo a risolvere solamente ricollegando i pezzi con la stessa altezza, in modo che torni poi la forma cubica. Unica pecca secondo me che un po' va a far perdere qualche punto a questo cubo è l'interno. L'interno bianco secondo me è un pochino stona. Se avessero fatto anche l'interno viola, secondo me avrebbe avuto tutto un altro fascino. Comunque il cubo gira bene. Guardate che opera d'arte. Andiamo un po' a dare un'occhiata alle facce, perché essendo un mirror chiaramente tutti i pezzi hanno dimensioni diverse. Infatti come vedete gli angoli sono tutt'altro che regolari. Questo centro dove c'è il logo è l'unico che mi sembra abbastanza regolare, perché gli altri come vedete, come in questo caso, vanno spesso a finire con una piccola curva che va a ricongiungersi alla faccia adiacente. Questa caratteristica è molto evidente in questo pezzo, in quanto c'è questa piccola parte che sta completamente nella faccia adiacente. Ed è molto bello vedere come in una stessa faccia sia presente un angolo minuscolo e un angolo gigantesco. Andando a guardarlo puntando direttamente l'angolo, ci sono angoli che sono abbastanza regolari e ci sono angoli magari che inizialmente sono regolari, poi invece vanno ad allungarsi tutto su un lato. Queste sono tutte caratteristiche tipiche dei Mirror Cube. Bene, siamo giunti alla fine del video. Arrivando alle conclusioni finali, questo è un cubo che secondo me merita di essere in ogni collezione, in quanto è un concetto semplice, però molto efficace e soprattutto ben realizzato, in quanto ha una vasta scelta anche di colori e un giro impeccabile. Attualmente lo potete trovare su Cubez a $4,25 spedizione inclusa. In descrizione troverete il link per acquistarlo se siete interessati. Vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace e scrivermi qua sotto con un commento cosa ne pensate voi di questo cubo. E detto questo, ci vediamo alla prossima!